Messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 12 dicembre 2003. Figlia cara, tu ti sei occupata della causa di Dio e desidero ricordarti come la semplicità e la piccolezza sono le terre in cui il mio divin Figlio suole nascondere i suoi segreti. Anche io durante il mio cammino sulla terra ho scelto di dedicarmi al Re e a piccoli passi ho cercato sempre i mezzi perché l'amore suo non fosse deluso in nulla. Mi sforzai ogni giorno per trasformare gli ostacoli in possibilità e mi abbandonai chiedendo incessantemente di rendere fecondo ogni sacrificio. Le anime non sanno che la mia vita non fu solo gioia, ma la fiducia mi infondeva alti slanci che la virtù completava. Così anche tu devi vivere con passione e abnegazione. Animati di buoni propositi e quanto di più bello tu possa fare. Sii coraggiosa donando a Dio i tuoi difetti, chiedendo perdono dei peccati che hai compiuto con l'intenzione di non ripeterli. Egli dà grande valore a tutte le cose secondo l'intenzione che vi si appone. Un po' di silenzio e poi i suoi occhi si sono fatti seri e mi appaiono come immersi in una grande preoccupazione. Ti parlai, figlia mia, che il Papa del mio cuore si sarebbe recato nella terra di Russia, ma i nemici della fede non lo permetteranno. Essi sono tanti e abitano anche a Roma, ma per un intervento del Padre, questo grande paese cambierà e non nuocerà più al mondo. Grazie alla conversione della Polonia, in futuro molte nazioni riceveranno assistenza e nell'assalto decisivo l'Est verrà in aiuto alla tua nazione. Il mio martire bianco è parte di un grande progetto che si realizzerà e per questo desidero che tu comprenda il suo emblema sulla mia veste come la chiave del sogno del mio cuore immacolato, il ritorno dei popoli a Cristo. Ma viene l'ora in cui molte nazioni saranno in guerra tra loro per interessi umani e vili e porteranno molto dolore fino a quando non si impadroniranno dell'intero pianeta. Nella guerra terza e non finale, un fuoco terribile si scatenerà e la Cina avrà ordinato il suo attacco. Ma ora che i tempi non sono ancora giunti a quel giorno, chiedo un cambiamento serio. Non avrete più tempo e le terribili conseguenze si avvicenderanno. Prega per il mio Papa. Egli è stato un grande dono mio all'umanità che ha rifiutato la consacrazione e il regno di Cristo. La sua salute peggiorerà fino a non riuscire più a respirare. In quel vespro verremo a prenderlo ed il mondo si sentirà smarrito. Comincerà a comprendere come sia terribile vivere lontano dalla divina misericordia. Non temete, a lui succederà un uomo che terrà fermo il timone, ma sarà il Papa della breve conduzione e non riuscirà a trattenere i ribelli che nella Chiesa vogliono innestare il ramo del protestantesimo, negando a Cristo i diritti divini. La sua autorità sarà fortemente contestata e poi un abbandono farà suonare l'ora della tremenda purificazione. Quest'uomo, molto vicino al mio agnello sofferente, patirà grandemente, ma all'avvicendarsi ancora dell'altro pontefice nel segno del povero, Dio non permetterà la distruzione, ma l'umiliazione, perché la Chiesa tutta partecipi con una Quaresima del cuore per una ritrovata Pasqua spirituale. Quest'ultimo creerà come un trauma e i fedeli veri saranno confusi. Egli non avrà un cuore cattivo, ma non sarà un padre. Colui che viene da terra di grandi battaglie sociali ne risentirà. Non potrà essere padre, ma fratello. Alla mia Chiesa lacerata suonerà come un campanello d'allarme. Non si dicano maldicenze, a Dio ogni giudizio. Pregate e riparate, perché quello che non riuscite a comprendere possa essere offerto con la vostra sofferenza. Siate silenti ma operosi. L'ora è triste,
ma Dio non vi farà mancare la luce.